Eccoci qua ragazzi, bentornati sul canale, buongiorno a tutti, buon martedì 23 aprile, alcune notizie in casa Napoli, le ultime in casa Napoli, volevo condividere un paio di cose con voi e non fatevi abbindolare dalla stampa e da tutto ciò che si sta scrivendo sul dobbiamo chiedere scusa a Rudy Garcia. Io non devo chiedere scusa proprio a nessuno, né tantomeno dovete farlo voi e né tantomeno deve farlo la società. Assolutamente, assolutamente no. È una cosa che mi fa imbestialire, mi fa salire il sangue al cervello, ma ci arriviamo e ne parliamo perché ci sono un paio di cose che volevo appunto condividere con voi. Fatemi sapere il vostro pensiero qui sotto nei commenti, iscrivetevi al canale Pensiero con la Z, con la Z, attenzione. Iscrivetevi al canale se passate per la prima volta, ovviamente sotto questo video, attivando la campanella delle notifiche, passaggio importantissimo per poi ricevere cronologicamente gli aggiornamenti sul canale stesso. Partiamo dalla notizia che è uscita ieri sul Mattino, giornale che dobbiamo solo prendere e usare per fare i pomodori, non lo so, per accendere il fuoco, fateci ciò che volete. Comunque lo staff medico del Napoli, del dottor Canonico, sembra in orbita Juve, o meglio, la Juve sembra interessata a portare membri dello staff o tutto quanto, lo staff a Torino, per migliorare la loro condizione. Io non sto qui a dire perdiamo lo staff medico e adesso come facciamo? Io sto qui a dire perdete lo staff medico, dovete rimpiazzare o in maniera uguale o alzando l'asticella. Dal mio punto di vista, ovviamente, io sono devoto quasi al dottor De Nicola. Richiamate il dottor De Nicola e perché no? Riportate anche per Paolo Marino in società, perché per la situazione che sta vivendo il Napoli servono professionisti seri come quelli e uomini con palle quadrate, lasciatemi passare il termine, per almeno risalire o cercare di far risalire questa situazione che è diventata insostenibile a livello psicologico per noi tifosi, per la società stessa, per i calciatori, per Calzona, eccetera, eccetera, eccetera. C'è una notizia per quanto riguarda il ritiro che De Laurentiis aveva chiesto post Empoli e che è stato rifiutato da squadra e allenatore compreso, però Calzona ovviamente essendo un personaggio che dal punto di vista caratteriale io forse posso anche stimare, riflettendo ha tenuto ovviamente una riunione prima dell'allenamento di ieri. Infatti si legge così: Francesco Calzona ha detto basta. Sul Corriere dello Sport si racconta della riunione indetta dal tecnico che ha voluto fissare nuove regole e ribadire un concetto chiaro. Se con la Roma non si avrà il giusto atteggiamento si va in ritiro fino al 26 maggio. Basta così, ieri mattina è arrivato come sempre piuttosto presto al centro sportivo di Castelvolturno, ha organizzato il lavoro, ha parlato con il capitano e poi all'orario stabilito da lui, a ridosso dell'allenamento pomeridiano delle 15, ha diretto una riunione plenaria e ha dato l'ultimatum a tutti. Ha convocato i giocatori, lo staff al completo, il DS Meluso, il responsabile scouting Micheli, il dirigente Sinicropi e tutti coloro che gravitano nell'orbita del gruppo e della vita della squadra e poi ha dettato la linea. Con due postille, il Napoli andrà in ritiro da venerdì, 2 giorni prima della partita con la Roma, e se la situazione non dovesse cambiare sarà lui a chiedere il ritiro prolungato paventato da De Laurentiis dopo l'Empoli. Allora, io non sono d'accordo sulla forma, ecco, del possibile ritiro del Napoli perché sarebbe un facsimile del ritiro che abbiamo vissuto non molto tempo fa, ovvero un albergo a Napoli, spola tra l'albergo e Castelvolturno, si ritorna in albergo, è finita lì, poi ogni 3-4 giorni il paio di ore d'aria, sai, per vedere la famiglia. Per la situazione che stiamo vivendo, secondo me, non cambia molto una cosa del genere. Potrebbe cambiare, ma non credo che, non ho la certezza e diciamo non credo possa fare il nostro gioco dal punto di vista di rialzarci mentalmente. Però se lo si gestisce con un bel centro sportivo, alta montagna, aria fresca, lontano da tutto e da tutti fino a fine campionato, forse qualcosa potrebbe, diciamo, potrebbe smuoversi, ma non ne abbiamo la certezza. Quindi ritiro o non ritiro, io
sono dell'opinione che comunque sono loro uomini fatti e finiti, chi ha figli, chi non ha figli, calciatori comunque di una certa età. Non credo che bisogna comunque gestire le situazioni come se fossimo all'asilo, quindi se dovesse andare diciamo in porto un ritiro, che lo si faccia un tantino alla vecchia maniera e non come ha fatto il Napoli quest'anno, perché è già successo con l'albergo a Pozzuoli, eccetera, eccetera, eccetera. Vedremo come andrà a finire questa storia e la partita della Roma sarà lo spartiacque tra il possibile ritiro e il non ritiro. Parliamo della situazione che tutta la stampa, tutte le pagine, tutti i blog, qualsiasi cosa trovi online, mette la faccia di Garcia in primo piano nel dire: avete mandato Garcia via troppo presto, avete fatto l'errore nel mandarlo via, dovete chiedere scusa a Garcia. Noi tifosi, io in primis, società, calciatori e chi più ne ha più ne metta, non deve chiedere scusa proprio a nessuno. L'errore del presidente c'è stato nel metterlo lì, però c'è anche poi tutta la debacle del personaggio e tutte le sue dichiarazioni fuori luogo, post partita, che non hanno né capo né coda. La stampa ti verrà a dire sì, ma lui era sotto stress, era sempre diciamo mal visto da tutta la stampa partenopea, eccetera, eccetera, eccetera. Ma se tu sei un allenatore di calcio ad alti livelli, devi sapere perfettamente come gestire la stampa che ti sia avversa o favorevole, perché altrimenti non sei un allenatore completo che può stare ad alti livelli. C'è anche il vicino che sta trapanando da stamattina e mi sta trapanando il cervello. Mi auguro che non lo sentiate nel video e che la mia voce possa coprire un tantino le malefatte del vicino. Volevo farvi solamente riflettere, perché poi se ne escono con le tabelle, le partite. Garcia ha fatto 25, 30 punti, 40 punti, 30 gol, la terza miglior difesa, terzo miglior attacco, eravamo quarti. Sì, assolutamente sì. Ma qualsiasi, e dico, è la mia personale opinione, qualsiasi allenatore al posto di Garcia avrebbe fatto la stessa cosa, se non meglio. Qualche punto in meno, qualche punto in più, ma i risultati del Napoli sarebbero stati quelli. Io credo che un allenatore che sarebbe riuscito a toccare le giuste corde post scudetto, al di là della fiducia o meno della società e della stampa, qualcosina in più l'avrebbe portato a casa. Perché vado ad analizzare le partite? Perché per fare i paragoni non serve solo la tabella con le partite, i risultati, i punti e i gol fatti. Serve andare a vedere contro chi li hai fatti, come li hai fatti, chi avevi a disposizione e chi non avevi per infortuni, squalifiche, diffide, eccetera, 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 per poi tirare la somma, no? Che si mettono 2-3 facce a confronto, numeri stilati, senza andare ad argomentare. Ecco perché vediamo un attimo le partite e vi faccio rendere un attimo conto di una cosa, ma credo che voi già la sappiate questa cosa. Quindi forse è una cosa che voglio ribadire, perché mi fa imbestialire leggere i titoli: non era Garcia il male del Napoli. Stiamo andando a ringraziare la prima disgrazia del post scudetto, la prima disgrazia post scudetto, che si chiama Rudy Garcia e staff. Perché quando prendi un allenatore, prendi il preparatore atletico, prendi tutti i subordinati al preparatore atletico, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi Garcia e staff, la prima disgrazia del Napoli post scudetto, che a quanto pare dobbiamo anche andare a ringraziare e portargli un cesto, sai, come si faceva una volta, zucchero, caffè. E non mi fate andare avanti perché vado in escandescenza. Allora, le partite di Garcia. Contiamo le partite di cartello e vediamo quante sono tra Garcia e Mazzarri. Non faccio nemmeno il confronto con Calzona, che faremo poi al limite a fine anno. Frosinone, senza contarlo, Frosinone, Sassuolo, Lazio, Genoa, Braga, Bologna, Udinese, Lecce, Real Madrid,
Fiorentina, Verona, Fiorentina la mettiamo, Verona, Union Berlin, Milan, Salernitana, Union Berlin, Empoli. 4 partite dove il Napoli fa 2-2 con il Milan, 3-2 con il Real Madrid, persa al Maradona, dove il Real Madrid, se ricordiamo bene, quando il Napoli stava recuperando era in balia del Napoli, e poi ci si tiene il pareggio perché se non si può vincere la partita è meglio pareggiarla, ecco come tornano a galla tutte le frasi del tecnico francese. 3-2 con il Real Madrid, perdi con la Lazio e perdi malamente con la Fiorentina. La partita con la Fiorentina fu quella poi che mi vide fare un video, voglio l'esonero adesso senza che aspettiamo, ed era fine settembre. Comunque 4 partite con squadre al di sopra del Napoli o di pari livello, dove hai fatto bruttissime figure, e il resto sono tutte partite abbordabili. Tanti punti fatti da Garcia. Garcia ha affrontato le squadre che ha affrontato con la rosa, non voglio dire tutta a disposizione perché gli infortuni hanno flagellato il Napoli per tutto l'anno, però comunque avevi un 11 diciamo titolare da schierare di tutto rispetto, cosa che il successore traghettatore Mazzarri non ha avuto per tutto il suo decorso a Napoli. E ci arriviamo, le partite di Mazzarri, andiamo a contare le squadre che sono pari o superiori al Napoli che ha affrontato Mazzarri: Atalanta, Real Madrid, Inter, Juventus, Braga, Cagliari, Frosinone, Roma, Monza, Torino, Salernitana, Fiorentina, Inter in Supercoppa, Lazio, Verona e Milan. 9 big match, chiamateli come volete, partite di cartello con squadre più che blasonate e a livello del nostro Napoli. A livello del Napoli però a inizio campionato, perché visto il Napoli poi di ciò che è stato, sono squadre superiori diciamo alla nostra rosa. Quindi sono 9 match in confronto ai 4 di Garcia, senza contare che Mazzarri non ha avuto Osimhen per tutto il suo decorso a Napoli. Io avrei voluto, e ricordo che in una live dissi aspetto che Osimhen torni dalla Coppa d'Africa per vedere poi Mazzarri, che era passato già a 3 e aveva cercato di limare e arginare i problemi difensivi del Napoli, riuscendoci, prendendo poi diciamo gol diversi da quelli che stiamo prendendo oggi un tantino, però ovviamente peccavamo in fase offensiva. Però mancava Osimhen, io volevo vedere Osimhen nei contropiedi mazzarriani per l'idea di gioco di Mazzarri. Non è stato possibile perché appunto è stato esonerato molto prima, però ecco che dobbiamo argomentare, andare un attimo indietro e cercare di portarli anche i paragoni tra i due allenatori, però non possiamo assolutamente diciamo mettere il nostro orgoglio poi sotto i piedi, calpestandolo il nostro stesso orgoglio, dovendo andare a chiedere poi scusa o meglio nel andare a esaltare, se così si può dire, il lavoro che ha fatto poi Garcia a Napoli, senza andare a recuperare tutte le frasi post partita, tutte le palle forti le mettiamo così in mezzo perché qualcosa può succedere con Zielinski contro il Braga. Ce ne sono tante di dichiarazioni che hanno fatto la storia in negativo di quest'annata, quindi non c'è assolutamente niente da ringraziare, dobbiamo solamente sperare che il Napoli abbia capito tutti, e dico tutti gli errori commessi quest'anno, partendo da rinnovi di contratto per la combriccola Giuffredi e il resto lo lasciamo al caso, rinnovi di contratto di calciatori di 28 dai 27 anni in su, cosa che il Napoli non ha mai fatto e non è nella politica del Napoli, ma perché sei uno di questa combriccola, diciamo, di un procuratore molto ben voluto dal presidente e a Napoli ti viene rinnovato il contratto e poi troviamo un semplice Quara che per quello che ti ha dato diciamo nell'anno dello scudetto deve ancora aspettare. Con questo non sto dicendo che Quara andava rinnovato subito eccetera eccetera, però a quanto abbiamo letto Garcia aveva chiesto i rinnovi di Osimhen, Quara e Zielinski
ad agosto. Ovviamente sono sempre giornali che scrivono in questa situazione pro Garcia, vai, mettiamola così, pro Garcia, perché poi non sanno più a cosa attaccarsi. Ad oggi c'è Calzona, non chiediamo assolutamente grazie, non chiedo assolutamente grazie alla prima disgrazia di questo Napoli post scudetto, poi opinioni diverse, condivisibili o meno, fatemi sapere la vostra qui sotto nei commenti. Sempre Forza Napoli, ciao!